Ciao a tutti amici dei pesci, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami pesci, tendenze energetiche romantiche per la prima metà di luglio 2024. Abbiamo la carta del Papa, amici dei pesci. Potrebbe essere un periodo di ufficializzazioni, un periodo di festeggiamenti, un periodo dove magari all'interno della relazione ci potrebbe essere bisogno anche di una guida. Andiamo a vedere con i tarocchi di che cosa si tratta. Io come sempre vi ricordo che le letture sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se per caso voleste completare il vostro messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, la trovate sotto nella descrizione del video. Sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi, il link alle previsioni per il primo e il secondo semestre del 2024 per i corsi gratuiti presenti sul canale. Bene, andiamo a vedere le energie. 10 di bastoni, cavaliere di bastoni, cinque di bastoni, 5 di pentacoli, cavaliere di coppe e imperatrice. Allora ragazzi, partiamo da questo 10 di bastoni. Una cosa, tenete presente che in queste letture io parlerò della vostra energia e dell'energia del partner, del o della partner, però potreste sentirle invertite. Adesso andiamo a vedere carta per carta, poi farò i vari esempi se la relazione è appena iniziata, piuttosto che duratura, piuttosto che una relazione magari a tre o non ben identificata. Allora, questo 10 di bastoni rappresenta un certo tipo di stanchezza che secondo me andrete a vivere in questa fase di luglio, in questa prima metà di luglio. Andiamo a vederlo, però ho come l'idea che ci sia qualche tipo di peso che abbiate bisogno di lasciarvi indietro. Cavaliere di coppe. E regina di denari. C'è come un'offerta in ballo qui. Sento che è come se ci fosse una voglia, un desiderio, anche se vogliamo, di cambiare un po' il ruolo all'interno della coppia, come questa sensazione. Coppia o relazione. Andiamo a vedere il cavaliere di bastoni. Otto di bastoni e sole. Tanto entusiasmo, tanta allegria, mi viene da dire, vedendo questo sole. È come se ci fosse un'unione da un punto di vista sia emotivo, sia passionale, sia di chimica. C'è come una sorta di fermento nel prossimo periodo, ma oserei quasi dire che non si toccano certi tasti a livello di dialogo. Andiamo a vedere il 5 di bastoni. 4 di spade, 10 di bastoni e asso di bastoni.
Ragazzi, ho l'idea, perché ci sono veramente tanti bastoni, quindi sento che qui la passione all'interno della coppia c'è, ma è anche vero che sia uno che l'altro avete due 10 di bastoni. Quindi qui è come la sensazione che ci sia un qualche tema di cui non si parla all'interno della coppia o all'interno di questa relazione che pesi a entrambe. Vi dico, qui potrebbe arrivare effettivamente una proposta con questo cavaliere di coppe, o potreste essere voi a fare un qualche tipo di proposta all'altra persona. Andiamo a vedere il 5 qua. Eremita, 2 di spade e 7 di bastoni. Mm. Voglio andare a vedere anche il cavaliere di coppe. Asso di spade e fante di pentacoli. Allora, io ho la sensazione che questo tipo di movimento, questo tipo di chiacchiera, di dichiarazione, piuttosto che di offerta, di proposta, possa essere fatta da parte vostra più per una certa paura a rimanere da soli, a essere rifiutati, a, non lo so, essere allontanati, essere abbandonati, o come la sensazione che molte persone con questo 5 di pentacoli e questo eremita si stiano effettivamente facendo determinate domande. Io credo che questo peso che si senta con il 10 di bastoni è proprio inerente a un qualche tipo di offerta del cavaliere di coppe che potrebbe non arrivare come voi volete, non arrivare nei tempi che voi vorreste. Cioè, ognuno di noi, cioè di voi poi ha una situazione diversa, però ho come la sensazione che non arrivi, manca un qualche tipo di comunicazione. Non arriva la proposta, non arriva. Allora, qui abbiamo regina di bastoni, 6 di bastoni e 2 di pentacoli. E di nuovo un sacco di bastoni. Io credo che qui, perché siccome il Papa fa anche riferimento al matrimonio, credo che qui ci sia come una sorta di volontà o necessità da parte vostra per X paure di sentirvi riconosciuti, di creare una sorta di accordo profondo, perché il Papa mi parla di voti con Dio. È una figura religiosa, quindi non si tratta solo del contratto della giustizia, il matrimonio in comune, per esempio, no? Qui è proprio il matrimonio religioso, l'unione sacra. In questo senso lo sento. Però vi dico, è la comunicazione qui che pecca nei prossimi 15 giorni. Se poi in realtà osservate l'altro, devo dire che a livello pratico fa molto nei vostri confronti. Probabilmente è un po' confusa anche questa persona, potrebbe essere tanto presa dal lavoro nel prossimo periodo, potrebbero esserci come delle situazioni da rivalutare. Siccome anche qui abbiamo un 10 di bastoni, sento che c'è bisogno di lasciarsi qualche tema alle spalle. Vi dico, qui c'è un 2 di pentacoli. Ho come la sensazione che ci siano diverse questioni da gestire all'interno della relazione piuttosto che all'interno di questa situazione e entrambe abbiate bisogno di alleggerire un po' il carico. Vi dico, o qui non si sta parlando di un qualche obiettivo comune che si vuole raggiungere, di un qualche progetto, come la sensazione, oppure ognuno dei due è stanco di qualche cosa e semplicemente non viene detto. Per qualcuno, adesso
finiamo un attimo qua con l'imperatrice, poi andrò a fare tutti i vari esempi, le relazioni di breve recenti, relazioni di lunga durata, piuttosto che relazioni indefinite. Anzi, andiamo subito a vedere l'imperatrice. Però tante di spade e 8 di coppe. La prima, diciamo, una sensazione forte che ho avuto da questa lettura, e questo vale per chi è in coppia da un po', ehm, è che ci sia un tema riguardo ai figli. Io ho come la sensazione che qui qualcuno potrebbe chiedersi se non sia arrivato il momento di avere figli, piuttosto che di avere un figlio con questo partner, questa partner, anche se ne avete già. Ma ho come l'idea che l'altra persona non voglia toccare tanto il tema, o ci siano appunto già figli e quindi sia un argomento delicato. Se non fossero i figli, potrebbe essere comunque un progetto. Qui ho come l'idea che ci siano già cose in ballo, che ognuno dei due debba lasciare andare certe cose per riuscire a concentrarsi nella relazione e quindi a espandersi con questa imperatrice. C'è come da ritrovare un pochettino l'essenza della relazione. Allora, se siete in una relazione, diciamo iniziata da poco, ho come l'idea appunto che voi vorreste qualche cosa in più, l'altra persona effettivamente c'è, ma non, cioè c'è a livello fisico, a livello pratico, è presente, però è come se certi discorsi non venissero toccati. Magari è un po' prematuro. Devo dire che l'energia del prossimo periodo è molto molto bella, chiara, cristallina, trasparente, con un sacco di chimica, dinamica, fate un sacco di cose, la vedo proprio bene e secondo me parte anche un qualche tipo di progetto con questa imperatrice, eh. Se non è un progetto a livello concreto, anche se potrebbe veramente esserlo con queste due carte, abbiamo perlomeno l'idea, l'ideale. Potrebbe essere un viaggio, potrebbe essere un ritiro spirituale, perché sento che uno dei due ne avrebbe bisogno di un momento di riposo, un momento di ricarica, di pile. Mm, se siete in coppia da tanto, come vi dicevo, c'è come questa voglia di progetto. Se siete in una relazione non ben definita, vi dico, magari le cose non sono come voi volete, però ci sono, cioè la persona io la sento lì per voi. Anche se magari non arriva la proposta che voi vorreste, anche se magari la comunicazione. Guardate, vi dico una cosa, ci sono certe persone che crescendo non sono proprio state abituate a parlare dei propri sentimenti e delle proprie emozioni. E non è che non vogliano, è che non sanno come fare, perché non lo hanno mai fatto, perché non. Insomma, gli è difficile esprimere, anche perché magari molte volte non sanno proprio identificare il tipo di emozione che stanno provando in quel momento. Qui il consiglio qual è? Iniziate voi. Iniziate voi con l'altra persona a, tra virgolette, educarla a come è giusto esprimersi, come è giusto esprimere le proprie emozioni, i propri sentimenti, come si possono catalogare, che reazioni avete, tutte queste cose, perché magari l'altra persona semplicemente non sa come farlo. Quindi è un po' come dare l'esempio. Quindi magari quando c'è qualche cosa che vi dà fastidio, dirlo, guarda, mi dà fastidio questo perché mi ricorda questo e io mi sento così e mi fa venire fuori rabbia e mi fa venire. Magari a furia di sentirvi, l'altra persona inizia a capire come anche lui o lei può catalogare le emozioni e i sentimenti e di conseguenza una volta che capisce può comunicare. Fatemi sapere nei commenti se vi risuona. Andiamo a vedere una fatina.
responsabilità. Guardate, ce n'è un'altra, credo, non so se in questo mazzo o in un altro mazzo di oracoli, che si chiama co-creare. Perché vi dico questo? Perché l'ho messa e c'era l'imperatrice sotto. Siccome l'imperatrice è una carta di grande creazione, io questo sento, e tra l'altro ha due gattini, la fatina, e l'imperatrice qui viene rappresentata come una futura mamma, è proprio il mi prendo la responsabilità di quello che creo, anche con i pensieri e con le parole. Cioè, se io parlo sempre male, se io parlo sempre con rabbia, quello raccolgo, quello creo, un'energia di rabbia intorno a me. Andiamo a vedere ancora un angioletto. Quindi siete responsabili di quello che pensate, di quello che dite e dell'emozione che emanate, della vibrazione che emanate. Sentimenti romantici. I tuoi sentimenti sono reali e vale la pena esaminarli. In effetti sì, ragazzi, ma guardate, si finisce con l'imperatrice. Io vi dico, c'è tanta roba tra di voi. Sento amicizia, sento genuinità, sento apertura, accoglienza, passione, chimica, voglia di fare. Cioè, ci sono delle buone basi. Mm? Bene amici dei pesci, fatemi sapere che cosa ne pensate nei commenti, se volete sostenere il canale potete mettere like, iscrivervi, condividere il video o anche lasciare una piccola donazione, anzi voglio ringraziare tutte le persone che lo fanno e se volete iniziare un percorso di crescita con me potete contattarmi via mail per fissare una sessione oppure se preferite andare a vostro ritmo potete abbonarvi al canale. L'abbonamento si fa e si toglie, si disdice in ogni momento. Se volete dare un'occhiata ai temi trattati, che sono temi di metafisica, temi su come elaborare i traumi e cose di questo genere, potete comunque sempre guardare i titoli nelle playlist, sono quelle che hanno la copertina lilla. Bene, detto questo io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!